Dovere, potere e volere. Vediamo tutto quello che hai bisogno di sapere su questi tre verbi italiani. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi voglio parlarti di questi tre verbi italiani molto usati: dovere, potere e volere. Non soltanto questi verbi sono molto usati, ma hanno anche delle regole particolari che devi conoscere. La prima cosa che voglio fare è vedere la coniugazione di questi tre verbi al presente, perché sono verbi irregolari. Però prima di iniziare non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina se non vuoi perdere i video futuri, e anche lasciare un bel mi piace, perché questo mi aiuta incredibilmente a far conoscere il mio canale a tante nuove persone. Quindi se vuoi supportarmi, semplicemente lascia un bel mi piace. Benissimo, adesso iniziamo con la lezione di oggi e vediamo come si coniugano questi tre verbi al presente. Iniziamo dal verbo dovere. Io devo, tu devi, lui, lei deve. Noi dobbiamo, voi dovete, loro devono. Benissimo, adesso passiamo al verbo potere. Io posso, tu puoi, lui, lei può. Noi possiamo, voi potete, loro possono. E adesso finiamo con il verbo volere. Io voglio, tu vuoi, lui, lei vuole. Noi vogliamo, voi volete, loro vogliono. Generalmente questi tre verbi sono usati sempre con un altro verbo all'infinito, tranne il verbo volere, che occasionalmente può essere anche usato con un oggetto diretto. Per esempio, voglio un gelato. Ora però vediamo alcuni esempi con questi verbi più un infinito. Per esempio, devo tornare a casa presto. Devo tornare a casa presto. Oppure, non vogliono venire con noi al ristorante. Non vogliono venire con noi al ristorante. O ancora, puoi uscire con noi stasera? Puoi uscire con noi stasera? Però una domanda che gli studenti mi fanno spesso quando stiamo parlando di questi verbi è l'ausiliare. Qual è l'ausiliare che dobbiamo usare con questi verbi? Essere o avere? Beh, qui la risposta è un po' particolare, perché con questi verbi possiamo usare sia essere che avere. Quindi, per capirci, possiamo dire sono dovuto e anche ho dovuto. Quindi come facciamo a scegliere? Beh, dobbiamo guardare il verbo che viene dopo, quindi il verbo all'infinito. Se il verbo all'infinito al passato prende essere, allora usiamo essere. Se invece il verbo all'infinito prende avere, allora usiamo avere. Vediamo degli esempi pratici. Per esempio, prendiamo il verbo mangiare. Mangiare al passato prossimo è ho mangiato, quindi usiamo avere. Perciò diremo ho dovuto mangiare. Ho dovuto mangiare. Usiamo ho con dovuto, con il verbo dovere, perché mangiare richiede avere. Se prendiamo invece il verbo andare, al passato diremo sono andato o sono andata. Quindi usiamo il verbo essere. Quindi se usiamo poi dovere, diremo sono dovuto andare oppure sono dovuta andare. È chiaro? Benissimo. Ora, un'altra cosa che dobbiamo ricordare assolutamente di questi verbi è la posizione del pronome. Quando parlo di pronome in italiano intendo tutti i pronomi, quindi oggetto diretto, indiretto, i pronomi riflessivi, le particelle ne e ci e anche i pronomi doppi. Infatti noi con questi verbi possiamo scegliere la posizione del pronome e metterlo prima del verbo oppure dopo l'infinito, attaccato all'infinito, togliendo la e finale. Vediamo subito alcuni esempi pratici. Iniziamo con un oggetto diretto.
Devo chiamare Maria. Sostituiamo Maria con la, perché è femminile e singolare, e quindi possiamo dire la devo chiamare o devo chiamarla. Devo chiamarla. Quindi da chiamare togliamo la E finale, chiamar, e aggiungiamo il pronome chiamarla. Devo chiamarla. Entrambe le frasi sono corrette e hanno lo stesso significato. Non c'è nessuna preferenza, ma semplicemente possiamo decidere noi. Ora vediamo un esempio con un oggetto indiretto. Puoi mandare l'email a Luca? Quindi sostituiamo a Luca con gli, quindi gli puoi mandare l'email oppure puoi mandargli l'email. Con un pronome riflessivo possiamo dire stasera mi voglio divertire oppure stasera voglio divertirmi. Con ne possiamo dire non ne voglio parlare o non voglio parlarne. Oppure con ci possiamo dire non ci devi pensare o non devi pensarci. Per finire vediamo un esempio con un pronome doppio. Devi dirmi la verità. Quindi sostituiamo la verità con la e dobbiamo unire mi e la. E quindi possiamo dire me la devi dire, me la devi dire, oppure devi dirmela, devi dirmela. Notiamo che qui i pronomi doppi si uniscono, quindi me e la e anche dire diventano tutta un'unica parola, dirmela, dirmela. Benissimo, per la lezione di oggi abbiamo finito. Se questa lezione ti ha aiutato a imparare nuove cose o anche ripassare delle regole che già conoscevi, non dimenticare di lasciare un bel mi piace e anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere i video futuri. Per qualsiasi domanda scrivi qui sotto nei commenti e noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!